Ciao a tutti, amici dei gemelli. Benvenuti e bentornati. Io sono Ilaria e su questo canale parlerò di tarocchi, metafisica, spiritualità e quant'altro possa essere d'aiuto ad ognuno di noi per il proprio percorso di crescita personale e spirituale. Bene, mostrami gemelli, tendenze energetiche generali per la seconda parte di aprile 2023. Wow, ruota della fortuna, amici dei gemelli. Periodo di cambiamenti con la ruota della fortuna. È una carta numero 10, quindi si parla di chiusura cicli e inizi nuovi cicli. Possono essere cicli karmici, possono essere anche semplicemente cicli di vita. Normalmente quando capita la ruota della fortuna è perché c'è qualche evento esterno fortunato. È un cambio, è un'energia comunque veloce, ma per il vostro più alto bene. Andiamo a vedere di che cosa si tratta nello specifico con i tarocchi. Io intanto come sempre vi ricordo che la lettura è generale, è fatta per un collettivo, quindi è facile che non risuoni tutto. Voi prendete semplicemente quello che vi serve e lasciate andare il resto all'universo. Se poi non dovesse risuonare proprio nulla o se per caso voleste completare il vostro messaggio, potete sempre ascoltare l'ascendente, il segno lunare o Venere. Sotto nella descrizione del video trovate il link ad un video che è una guida che vi spiega come unire il significato di più oroscopi, parla delle linee di tempo, delle decadi, quindi è interessante per capire meglio l'oroscopo. Sempre nella descrizione e anche comunque nella sezione dei commenti trovate il link al corso gratuito di tarocchi e al corso intermedio che inizierà a maggio perché sono aperte le iscrizioni. E c'è anche il link ad un video che vi spiega di che cosa tratta la sezione degli abbonamenti. Sempre nella descrizione trovate anche la mia mail nel caso vogliate contattarmi. Ragazzi, partiamo con un bellissimo 4 di bastoni. Abbiamo un 8 di spade al contrario, un 3 di coppe, 5 di coppe, 9 di spade, 3 di pentacoli e 6 di spade al contrario. Allora, con questo 4 di bastoni devo dire che la sensazione è quella di stabilità, è quella di qualche cosa di stabile, qualche cosa di un'unione intendo. Può essere un'unione collaborativa, un'unione familiare, anche semplicemente relazionale, magari tra due amici, però è qualche cosa che, diciamo, in molti casi può essere regolamentata da un contratto. È un 4, quindi per qualcuno potrebbe essere qualche questione legata magari alla casa, ok? L'otto di spade normalmente è una carta che indica una vibrazione piuttosto bassa, ragazzi, di qualcuno che è triste, di qualcuno che si sente impossibilitato a muoversi, si sente mm, in una situazione di vittima, oserei quasi dire. Adesso poi lo andiamo a vedere meglio con i mini tarocchi. Sta di fatto che poi abbiamo anche questo 3 di coppe. Io sento che c'è qualcuno qui che ha voglia di festeggiare questo 4 di bastoni, ma è come se non ce ne fosse la possibilità. C'è uno stato, il 5 di coppe è sempre uno stato di perdita, dove è come se si fosse persa un'occasione, una possibilità, un'opportunità. E difatti poi abbiamo anche questo 9 di spade dove c'è questa persona che un po' si dispera per questa opportunità persa. Poi andiamo a vedere meglio anche con i mini tarocchi le ultime carte finali. Adesso iniziamo con il 4 di bastoni. Abbiamo la carta dell'eremita, l'appeso al contrario e un asso di coppe al contrario. Allora, l'eremita è una carta di introspezione, però è una carta anche che parla di qualcuno che si sente solo. Può essere che siate realmente all'interno di una situazione stabile, magari di un contratto, appunto, come dicevamo prima, però che fondamentalmente non vi appaghi poi così tanto, perché anche questo asso di denari in realtà è asso di coppe in realtà è al contrario, quindi c'è qualche cosa qua che vi fa perdere delle energie. Tenete presente che avete anche l'appeso al contrario, per cui è come se ci fosse qualche cosa da sbloccare. Andiamo a vedere l'otto di spade al contrario. Tre arcani maggiori, ragazzi. Morte, carro e ruote della fortuna un'altra volta. Qui bisogna tagliare con i pensieri. Assolutamente.
Io credo che nella terza settimana di aprile sarà un periodo di trasformazione, un periodo di cambio, un periodo di scelte, prendere delle direzioni e può essere che questa ruota della fortuna, questo cambio, soprattutto di modo di pensare, di modo di vivere la vostra situazione, possa portare una ventata d'aria fresca. Magari può essere un viaggio, il fatto di dire ok, basta, adesso ho bisogno di staccare la spina, di fare un viaggio. Può essere che qualcuno venga proposto. Andiamo a vedere questo 3 di coppe. 2 di coppe e regina di spade. Sì, ho come la sensazione che qualcuno potrebbe proporvi un viaggio, uno spostamento, un incontro, anche un fine settimana. Però qui è anche come se ci fosse la necessità di ufficializzare qualcosa. Perché con l'energia della regina di spade qui bisogna mettere in regola qualche cosa, bisogna regolarizzare appunto, pianificare, delineare meglio qualche tipo di accordo, di collaborazione. Andiamo a vedere il 5 di coppe. Ragazzi, ho la sensazione che qui qualcuno possa essere stato, diciamo, un po' forzato o si sia sentito obbligato a stringere un'alleanza con una persona nello specifico piuttosto che con un gruppo di persone. Fatemi sapere se vi risuona nei commenti. Andiamo avanti, 5 di coppe è spiegato da un 3 di spade al contrario, sì c'è una sofferenza, qualche cosa che qui non va giù, 2 di pentacoli, è una scelta probabilmente che avete fatto, di cui ancora non siete convinti, ed è un po' quello che sento qui. Andiamo a vedere, 9 di spade, abbiamo un 8 di coppe, l'imperatrice al contrario è un asso di pentacoli, ragazzi. Allora, qui abbiamo la ruota della fortuna e il carro. Come dico sempre, il carro può essere uno spostamento fisico o uno spostamento, per esempio, di idea, un cambio di posizione, ipotesi, non necessariamente deve essere sempre uno spostamento di tipo fisico, ok? Qui c'è proprio un taglio grosso, qualche cosa che cambierà dentro di voi, nel profondo, in questa terza settimana di aprile e ha a che vedere con qualche o collaborazione o compromesso che avete fatto con qualcuno, magari anche con voi stessi, anche se non lo sento tanto. Quindi questo compromesso vi mette nelle condizioni di dover accettare cose che magari non vi fanno stare super bene, però per avere quello che, insomma, desiderate è necessario come lasciare indietro qualche cos'altro. Tenete presente che avete anche la carta dell'appeso, che è qualche cosa, un sacrificio necessario da fare, e anche la carta della morte dice che bisogna tagliare qualche cosa. Il punto è che poi qui abbiamo una carta di, anche questa di viaggio potrei dire. L'asso di pentacoli è un nuovo inizio e la carta dell'imperatrice potrebbe essere qualcuno vicino a voi che vi aiuta in qualche modo. O un'altra chiave di lettura potrebbe essere, ragazzi, che qui avete bisogno di allontanarvi da qualche idea del passato della madre e ricominciare per conto vostro. Andiamo a vedere il 3 di denari, 5 di pentacoli, o come, e 4 di coppe al contrario, ho come la sensazione che questo asso di pentacoli sia l'inizio, ok, per questa ruota della fortuna, nel senso che nella quarta settimana di aprile inizierete, diciamo, a vederci un pochettino più chiaro, può essere anche grazie all'intervento di un'amica, di una persona che o vi aiuta semplicemente a fare il primo passo in una certa direzione, o potrebbe anche semplicemente essere che iniziate a vedere le cose da un'altra prospettiva, di conseguenza iniziate a muovervi in un'altra direzione. Vi ricordo che qui avevate anche il carro, e qui c'è un taglio col vecchio e un cambio di direzione, taglio con il vecchio modo di sentire,
il vecchio modo di pensare, anche con i sensi di colpa. E qui questo 3 di pentacoli parla di nuove collaborazioni, parla di nuovi progetti che in questo momento, considerata la mentalità, diciamo di carenza in cui siete, perché avete questa mente che vi sta un po' torturando, non riuscite ancora a vedere. Diversamente, un'altra chiave di lettura di questo gruppo di carte può essere che se per caso non vi sentite, valutate giustamente, valutate giustamente nel posto dove siete, potrebbe essere semplicemente un vostro modo di sentirvi, non necessariamente la reale percezione della realtà. Perché appunto c'è questo 5 di pentacoli, c'è una sorta di attitudine a vedere tutto negativo, ad aver paura del rifiuto, a non vedere le cose chiaramente. E anche il 3 di pentacoli è una carta di sì, ha un'energia come carta di qualcuno che crede di non essere in grado di affrontare qualcosa. Quindi secondo me questo cambio è già o comunque sta già avvenendo. Più che altro siete voi che dovete cambiare un pochettino vibrazione mentale per dar esito a questa ruota della fortuna. Andiamo a vedere il 6 di spade al contrario, perché qui sì, allora è spiegato da un fante di coppa al contrario, un 8 di bastoni al contrario e la regina di bastoni. Ragazzi, allora vi dico che qui c'è qualche tipo di idea che è un po' troppo legata al passato, può essere un'idea romantica che voi avete, magari di un lavoro, di un sogno, di una relazione, di un ideale anche. Adesso poi dipende ad ognuno di voi come vibra la lettura, però qui c'è la necessità di migliorare la comunicazione sia nei confronti degli altri, sia mi verrebbe che da dire l'osservazione, perché comunque quando c'è un 6 di spade si parla sempre di dinamiche non necessariamente tossiche, però che non vi servono. Sono dinamiche, credenze, idee che risalgono all'infanzia e che vanno pulite in questo momento per diventare come la regina di bastoni, per riprendervi il vostro potere personale, è proprio necessario pulire questo tipo di ideologie. E vi dico ideologie e idee romantiche perché abbiamo un fante di coppe che è sempre quella persona, quell'energia, sempre molto entusiasta, pronta a partire per la guerra nel momento in cui si parla della guerra, ma nel momento in cui si cambia argomento l'interesse cambia e anche la promessa che si è fatta 30 secondi prima svanisce nel nulla. Quindi è un po' per quello che c'è questa sorta di poca concretezza probabilmente, ma vi consigliano di schiarirvi le idee e migliorare la comunicazione per dare un'altra immagine anche di voi stessi. L'altra immagine può anche essere proprio da un punto di vista dell'abbigliamento, ragazzi, perché il 5 di Pentacoli è una carta sì di perdita, normalmente, ma io la sento anche certe volte una carta come un sovrainvestimento, diciamo così. Cioè qualcuno che spende un po' troppo rispetto al necessario, rispetto proprio a quello che si guadagna. E potrebbe esserci questa esigenza in questo periodo di rinnovare proprio l'immagine esterna, intendo. Andiamo a vedere con Osho che cosa hanno. Grazie. Rinascita in viaggio e totalità. Sì, allora questo è un 10 di spade, qui avete la carta della morte, quindi è un po' quella l'onda, no? Del cambiamento, del rinascere, mi lascio indietro queste vecchie sicurezze, questi modi di fare, questa attitudine diciamo un po' drenante e partecipo al viaggio pensando che anch'io sono parte di un gruppo, perché qui avete un 3 di coppe e un 3 di denari. Quindi sia che la questione sia
all'interno di un gruppo lavorativo, all'interno della famiglia, all'interno di un gruppo di amici, vi dico che qui dovete iniziare un attimino a vedervi come un gruppo, una totalità e iniziare a percepire questo viaggio, questo pezzo di vita, appunto come un'unità, come un tutt'uno. Wow, che bel messaggio che è arrivato qui, eh? Andiamo a vedere ancora un koan per terminare la lettura. Il vecchio stagno, una rana che salta, plop. Wow! È una carta di osservazione. Se voi vi fermate su uno stagno, su diciamo la riva, semplicemente iniziate a contemplare lo stagno e ad un certo punto vedete che non è così stagnante l'energia di quel posto, ma c'è una rana che salta, è vivo, c'è una vita a sé stante, a parte che va avanti. Bellissima carta. Non posso fare a meno di notare che avete due bei cerchi dorati. La ruota della fortuna vi ricordo che parla anche di aiuti economici, inaspettati molte volte. Bene amici dei gemelli, questo è quello che avevo per voi, spero che comunque la lettura insomma vi sia stata utile. Se sì potete mettere like, potete iscrivervi, condividere, commentare, ogni tipo di supporto per me è molto importante. Io vi ringrazio di essere stati qui con me, vi mando un abbraccio e ci vediamo nei prossimi video. Ciao ciao!